Sì, allora vi do le formazioni delle squadre in campo. L'Inter gioca con Zenga, Bergomi e Breme, Battistini, Ferri e Paganin, Bianchi, Berti, Klinsmann, di San Siro. Le due squadre, come vedete, sono già sul terreno di gioco per il secondo anno consecutivo. Finale di Coppa UEFA, dunque tutta italiana. Lo scorso anno si affrontarono per questo trofeo. È una serata abbastanza buona sotto il profilo meteorologico. Questa primavera capricciosa regata in casa dai nerazzurri ad opera della Sampdoria. Al termine di lo scudetto, come tutto lascia supporre, disputerà la Coppa delle Coppe ed è anche in finale di Coppa UEFA. Mauro, saltato Breme, va Di Mauro sulla fascia destra, scaraventa il cross al centro, Rizzitelli riesce a controllare il pallone, c'è una serie di rimpalli e alla fine Paganin su Bergomi. Feller sbaglia, Bergomi sotto la pressione dell'avversario, ma c'è fallo. Va ugualmente poi al Paganin, parte il cross, c'è l'intervento di Battistini sul quale intervengono irregolarmente i giallorossi. È stato Di Mauro a commettere l'irregolarità. La trafitto per due volte gli interisti, c'è la finta di Matteus, la palla è per Breme, il tiro ribattuto, il tocco fuori di Paganin, ancora Matteus, fuori gioco. 8 vittorie, 2 pareggi, attenzione, c'è la percussione di Breme, parte il suo traversone, il colpo di testa di Tempestilli, ancora Breme che rimette in mezzo, un dribbling su Klinsmann. Poi c'è l'intervento falloso in recupero di Breme su Rizzitelli, che stasera con un'infiltrazione dolorante da tempo parte il suo destro verso Serena, ancora in posizione irregolare. Bianchi tocca centralmente su Klinsmann che fa filtrare per Berti, il quale manca l'aggancio, poi arriva Bianchi a tentare di catturare il pallone. Klinsmann non lo affronta nessuno, va alla conclusione, il tiro è sul fondo. Attimo di indecisione da parte dei difensori della Roma che hanno lasciato. Dato di Rizzitelli, questo nuovo traversone è di Breme e c'è un intervento dell'arbitro Spiring a comandare un calcio di punizione contro l'Inter. Il pallone ora del tedesco, va Feller da dentro, il pallone per Aldair, ottimo l'intervento in copertura da parte di Bergomi, poi Breme da Zenga. Klinsmann va sul fondo, mette in mezzo un buon pallone, c'è Tempestilli che anticipa all'ultimo momento Serena. Nella bandierina ancora Matteus. Parabola stavolta molto insidiosa, Cervone, angolo verso lo stesso Berti, ha il problema di girarsi e mette fuori tempo Bertold e poi scaraventa in mezzo un traversone. Ferri copre il pallone e lo lascia sfilare a fondo campo. Pericoloso contropiede della Roma, c'è stata anche un'azione fallosa di Rizzitelli su Bianchi. Dentro un buon pallone ancora per Serena, ma è lestissimo Cervone all'uscita. Battistini ha un buon tiro, lo prova, è stato Comi avete sempre nervosismo sulle tribune, le telecamere si soffermano, si porta Di Mauro, parte il traversone, serie di rimpalli, Battistini, poi Breme, fuori. Addirittura Feller su di lui, parte il cross di Paganin, colpo di testa di Serena, parte l'angolo di Paganin, colpo di testa di Serena, poi Gerolin, Ferri prova il tiro, Cervone senza problemi, ora taglia il campo, ha falcate su di lui, c'è ancora il recupero di Bertold, poi Di Mauro, palla per Feller converge benissimo, tiro e Zenga è costretto in angolo. Ottima azione della Roma con Bertold, naturalmente questo non è Ferri. Bianchi per Klinsmann ha di fronte Comi, va verso il fondo, mette in mezzo e il colpo di testa è di Di Mauro, la palla Serena. Matteus, destro, deviazione, palla in angolo. È il sesto tiro d'angolo per l'Inter a tempo scaduto.
preme, ma contemporaneamente arriva anche il fischio dell'arbitro. Parte intanto il secondo tempo. Di fronte ora Bergomi, si gira, mette in mezzo e Zenga blocca per avvicinarsi all'area di rigore, poi suggerimento per Bianchi. Bianchi mette subito in mezzo e c'è il colpo di testa in condizioni di difficile equilibrio di Serena. Reiterati attacchi dell'Inter. Ora la Roma viene in profondità e Berti che tocca verso Zenga. Matteus alla caccia del pallone verso Klinsmann, ma c'è punizione per intervento irregolare di Giannini su Matteus. Toccherà il pallone, vedete infatti che parte il destro di Matteus sulla barriera. Ha trovato una felice serata questa sera, lancio immediato verso Rizzitelli, parte il traversone, Zenga blocca, tale da lasciare libertà a Paganin, ma ora è Serena che è in avanti, parte il suo traversone, Berti, rigore e calcio di rigore comandato dall'arbitro Spirin per questo atterramento. Termina la concessione di questo calcio di rigore. Siamo al nono del secondo tempo, dell'arbitro parte anche Matteus, tira e segna. Violentissima conclusione da parte di Matteus che porta in vantaggio l'Inter. È importante anche il punteggio, così come è importantissimo. Ed ecco ancora Matteus in azione, messo giù ancora da Comi che stavolta correttamente si accusa del fallo e viene ammonito. Attenzione, Comi era Bergomi fuori, Klinsmann, tiro, deviazione, palla a fondo campo, azione gol dell'Inter, angolo, è il settimo della serie per i nerazzurri. Feller, anche Serena, in mezzo alla palla per Giannini, finta di Giannini, arriva Gerolin, il suo tiro, la deviazione, il pallone che termina fuori di un niente. Vicinissima Bertold, prova al destro, il tiro è forte ma impreciso. Klinsmann in area, va Klinsmann, mette in mezzo, porta vuota, il raddoppio di Berti su iniziativa di Klinsmann. Inter che raddoppia al 19esimo. Matteus da Klinsmann, dentro per lo stesso Matteus, grande scambio fra i due, va Matteus, tiro fuori di un niente, grandissima azione in contropiede dell'Inter e tiro di Matteus che termina fuori con Serena. Continuano polemiche in spettatori di San Siro e di fede interista, ma i tifosi della Roma, pur in numero ridotto, si sono fatti sentire come. Intanto c'è ammonizione per Aldair, ammonito Aldair. Tocca fuori per Nela, con il sinistro mette in mezzo Aldair, fuori il tiro di Di Mauro, ribattuto, poi perfeziona il rilancio Klinsmann, dal fondo effettua il cross, la palla è per Serena, tiro ribattuto. Bianchi e entra in campo al suo posto Roma ancora con Rizzitelli, sul quale gioca con successo in copertura Bianchi su Bianchi, c'è intervento falloso, calcio di punizione, fallo di Carboni su Bianchi, a terra su Berti, a terra Bianchi. Buon lavoro di Carboni che effettua due tunnel, poi grappolo di uomini a centrocampo, fallo su Feller e ammonizione probabilmente per Serena. Serena tenta di scusarsi, ammonito Serena, anche Serena il ritmo, la Roma tenta di destreggiarsi, ora Klinsmann costringe al fallo Berti, l'arresto di Bianchi, il tocco su Berti, si gira benissimo Berti e poi con il sinistro spara alto, ottima azione di Berti, ha fintato verso la porta, poi sarà del gol, che in questo caso sarebbe tutt'altro che gol della bandiera, mentre ora c'è Carboni che ha una reazione. E c'è ammonizione per Baresi e Roma caparbia, determinatissima in avanti, ecco Feller gira ancora in mezzo e c'è il pallone, rigore, 3 avversari su di lui, traversone disturbato, palla a Berti che attende troppo a lungo, mischia paurosa nelle file della difesa interista, è successo di tutto, avete visto Berti che aveva sbilanciato bene i romanisti con questa finta, poi però ha toccato troppo corto su Zenga, a Klinsmann in mezzo verso Serena, fallo di Tempestilli.
fallo di Tempestilli su Serena. La maschera di Aldo Serena che viene, lancio molto bello per Pizzi, entra in area Pizzi, il suo tiro viene ribattuto da Cervone, poi il colpo di testa di Klinsmann a porta praticamente vuota, termina fuori, vicinissima al gol, al terzo gol l'Inter, mentre Aldo Serena vede fine, un risultato di 2-0 che soddisfa sicuramente l'Inter. 2-0 per la vittoria della Coppa UEFA. Sarà comunque decisiva la sfida dell'Olimpico tra 15 giorni.